Caratteristiche di questo drink: fresco, corroborante, dissetante, energizzante. È veramente considerato un pick me up perché aiuta a riprendere tutte le energie spese durante le lunghe serate. E questo è il nostro aperitivo. Siete caldi? Mo fra un po' si riscaldiamo perché oggi è il giorno degli aperitivi. Purtroppo il tempo non ci ha dato ragione, però faremo qualcosa di stupendo. Ci rallegreremo con quello che berremo e quello che mangeremo. Io penso a mangiare, quindi vi dico gli ingredienti. C'ho questo bel pan brioche sfogliato, c'ho la fontina valdostana, c'ho dei funghi, c'ho dell'aglio fresco, delle uova, spinaci, del latte, della panna, il San Giovanni, no prosciutto, il San Giovanni, che prosciutto. Poi c'ho l'aceto di vino bianco e poi chi ci pensa al bere? Eccolo qua, Johnny Sins. Ciao ragazzi. Allora, perché tanti di voi hanno detto, ma che per caso fai pure i film porno? No, non fa film porno, fa solo il barman. E Sandrino, che ci prepari te? Ma oggi Max, con questa giornata pensavo a un ottimo pick me up. Facciamo un Bloody Mary e una michelada. Ok, quindi la michelata che facciamo? Ce la facciamo mentre noi ci La cazzareggiamo michelada la teniamo adesso tipo così per giocare, per mentre spizzicare. spizzichiamo. Ok, facciamo subito la fonduta, che questa ragazzi è golosissima. Allora, quando parlo di fontina valdostana, ci deve stare sto bollino qua, ragazzi, la DOP. E poi c'è quel bel profumo intenso, buono, buono a chi piace il formaggio. Levo la coccia, come dicono noi a Roma, la buccia, così. Poi, dato che è un formaggio molto morbido, che faccio? Lo taglio a listarelle. Poi faccio dei cubettini, così, zac zac, vai. Metto dentro una casseruola antiaderente, metto il 50% di latte intero, fresco, alta qualità e poi il 50% di panna. Per farvi capire meglio, 100 grammi di fontina, 50 grammi di latte e 50 grammi di panna. Il fuoco deve essere proprio basso, 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 a 5, la metà della forza. Piano piano che fa? Lei si accomoda, si rilassa e si scioglie. Come una bella donna. Allora, poi, aspettate, metto a riscaldare questo pane. Allora, questo pane è proprio un dolce, non è un pane, è un dolce. Ah, senti, questa qua è una cosa fantastica. Allora, questo è un pane, guardate dentro, sembra, questo è una brioche sfogliata, sembra quasi un pandoro, è una cosa eccezionale. Mo' che cosa facciamo? Dato che c'è molto burro all'interno, che facciamo? È come quando vi mangiate il pandoro, o riscaldate sul termosifone, invece lo riscaldiamo dentro al forno, lo facciamo riscaldare bene il burro e diventa una cosa squisita. Ah, così. Eccolo qua, metto così. Allora, questo pane l'ho comprato oggi da L'Eleven, che è un pasticcere, lui si chiama Giuseppe se non sbaglio, è un pasticcere siciliano che ha studiato in Francia la panificazione, è bravissimo. Però, mo mi dite che venga a Roma a comprare il pane. No, un cornetto salato, è perfetto anche un cornetto salato. Dai. Ci siamo Max? No, tu mi devi fare qualcosa adesso che io ti faccio assaggiare un pezzo di pane col cotto San Giovanni e tu mi devi fare una bevandina, perché qua devo iniziare subito a Io ti scallarsi. faccio subito una michelada allora. Partiamo. Prendiamo una brocca, passata di pomodoro. Questo è dei datterini, è molto dolce, Buonissimo, è buonissimo questo Max, qua. è perfetto. Guarda quanto è densa, questo è un bel densissima. prodotto, un bel prodotto. Poi andiamo a riempire la bottiglia. Tutto totalmente. Tutta. Perché normalmente si usa il succo di pomodoro. Succo di pomodoro. Noi Però a me invece- mi sembra un po' di fregatura, mi suona qua cosa, Bravissimo. vero? Noi invece che cosa facciamo? Utilizziamo in maniera differente la passata che solitamente ci facciamo la pasta. Ok. Ci facciamo il succo di pomodoro. Quindi diluisci. Diluisci. Vuoi qualcosa per mescolare all'interno? Max, erano anni che sognavo di stare in cucina con te. Sì, tutti così dite, dai, è forza, vero. tutti così dite. Olè. Ma adesso lo vai a condire? Adesso prepariamo un mix tra sale e pepe per fare la portatura sul bicchiere. Ah, volevo fare Che le cose fatte è la bene. parte caratteristica di questa bevanda. Quindi, sale l'abbiamo messo. Pepe sta lì. Pepe. Generosi, mi raccomando. Lime. Perfetto. Massaggi sempre. Dici Sempre, tutto, non te sempre nascondi va massaggiato, i niente. succhi vanno concentrati fino all'ultima goccia. Io intanto tolgo il pane, guardate qua. Tipo, sembra quasi una fetta biscottata. Oh. No, camera 1, senti che profumo. Un profumo eccezionale, ragazzi. Guardate che pane.
Spettacolo, ma non è un pane, questo è un dolce, ragazzi. E non è finita qua. Vai, continua, che io mi Io preparo. continuo, Max. Ok. Allora, facciamo 2 fettine che utilizziamo sia per bordare il bicchiere Sì. e poi come guarnizione. Vai. Il bicchiere della birra. Bicchiere da birra, sì, perché questo drink è fatto tra succo di pomodoro e birra, semplicissimo. E si chiama, io non l'ho mai sentito. La michelada, drink famoso in Messico, ma tutto il Sud America. Quindi è estivo proprio Sì, è questo qua. bellissimo, Max. Grande, perfetto. Io intanto faccio uno stuzzino al volo. Questo, ragazzi, è il re. Se ci avete i bambini, se siete buon gustai, dovete comprare sto cotto. Questo è il cotto San Giovanni. Guarda qui, camera 1. Il prosciutto cotto che trovate normalmente sul mercato ha soltanto il grasso nella parte superiore e non nella parte sotto, inferiore. Poi ha tutto un colore unico il prosciutto cotto che si compra normalmente. Questo, vedete, sono le varie parti anatomiche della coscia. È una coscia di maiale italiano selezionato da Capitali Angelo Capitelli che, se voi lo vedete, vi innamorate, perché è uno proprio malato per la qualità. Oggi lo taglio a coltello, così, perché la frittatrice oggi non ce l'ho. Allora, qual è la cosa fantastica di questo prosciutto? Che è una coscia smontata, poi cucita a mano, cotto in uno straccio di juta e gli dà un profumo fantastico. È qualcosa di divino e quando voi mangiate la fetta di prosciutto sentite le varie consistenze delle carni. Questo è diverso da questo, è una cosa buonissima. Adesso sentite che rumorino che fa. Bello, guardate dentro cos'è, è fantastico. Io dico, ti metto pure un pezzetto di grassetto che lo devi mangiare. Non far viziatello, no il grasso no, no il grasso no, è la cosa più buona. Così che a contatto del calore del pane si scioglie in bocca questa. Che è? Max, quando fai queste cose mi Ma, mandi in ma questa cosa, cortocircuito. alzanti sto pane dolce con San Giovanni. Questo pane è fantastico, no? Questo Una prosciutto, bontà. ragazzi. Questo San Giovanni è... Se volete bene ai bambini, comprate questo. Allora, ricordiamoci, massaggiare lime, lo tagliamo a metà. Per questa ricetta andremo a utilizzare il succo di un lime. Un lime intero, Un lime intero per ogni bicchiere. drink. Questa è una categoria di drink che si chiamano build on ice, ossia costruiti all'interno del bicchiere. Hai capito che ho invitato qua? Io mi dice un bombao, ragazzi. Adesso andiamo a prendere la Worcester e andremo a mettere 12 gocce. Per me il bilanciamento perfetto tra tabasco e Worcester, che sono gli ingredienti fondamentali per il condimento del pomodoro, sono 3 gocce di tabasco, 12 di Worcester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Il tuo è pronto. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E Tabasco. poi 3 gocce. Vai. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Poi prendiamo succo di pomodoro che ci siamo preparati prima Sì. con la passata e andremo a mettere 10 cl. Ecco là, perfetto. Quando dovremmo bere questa bevanda? Estate, caldo, sbaglio. Estate, caldo, soprattutto dopo una bella serata. Caratteristiche di questo drink: fresco, corroborante, dissetante, energizzante. Sostanzialmente è veramente considerato un pick me up perché aiuta a riprendere tutte le energie spese durante le lunghe serate. Capisci a me? Mettiamo ghiaccio, Bei cubettoni, cubetti, bei cubettoni, sempre, ragazzi. fondamentale. C'ho una sede. Max, devi avere pazienza. Ma che pazzia, c'ho fame, Guardate sedi. cosa sto facendo. Apro il frigorifero di Max. Non lo vorrebbero fare, non lo faccio vedere. Ma così te spizzano. Così come c'è sta un casino. Ecco dove nascondeva la birra, dietro il latte. Ok, solitamente si utilizzano birre messicane, birre sudamericane, birre latine, però qui Dai. tutto made in Italy. Andiamo a utilizzare questa birra artigianale, una ale, una birra cruda non filtrata. Senti come fa, mamma mia, a me piace tutto, vai, così, vai. Ah, mamma mia, ragazzi, è buona. Buonissimo. Buona proprio Ecco questa. qua, andiamo a versare. Ah, mettetelo così. Sì, 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 Perfetto. sì. Quanta ce ne va? Ah, Andiamo- furbo, quanta ce ne Andiamo va? a riempire, andiamo a riempire. Dovete essere sempre generosi, quanto basta. Vai. Ecco qua, andiamo a mescolare.
Certo, questo è un po' fuori luogo, la serata non l'ho fatta io ieri sera, eh? Ma io pure sono andato a letto presto, dai. Ma chi è il balletto tardi in questo periodo? Assaggiamo. Dalla parte sicuramente dove ci sta Sì. il sale e il pepe, alla nostra, Salute alla nostra. e alla vostra, ragazzi, Sì, che ragazzi, finisce. mi raccomando. Speriamo da fare questo aperitivo. Lo sai, devi fare i prossimi aperitivi, se stai, se tutto va bene. Andiamo, dove sta lui in spiaggia? Alla Rambla, che è Passo Scuro, che cos'è? No, a Maccarese. Maccarese, scusate, Maccarese. E là, ragazzi, ci Max, ubriachiamo. per- Io cucino, appena riapri io cucino e tu fai da bere. Perdonami, ti devo fare una modifica. Vai. Devo le? Molto buono. No, ma l'unica cosa sbagliata, perdonami se te lo dico, c'ho la damigiana. Perché finisce subito questo. Poi se ti Buono. piace, ad esempio, se vuoi un altro kick aspro, butti dentro. Il lime, un po' di lime, eh? Buono, buonissimo, ragazzi, buonissimo, provatelo, è fantastico. Prima volta in vita mia, buono. Praticamente, ragazzi, la fonduta, vedete, è fatta. Io vado così a frullare. Ah, mamma mia, quanto è golosa, ragazzi. Mamma mia, come fila. Mamma mia. Da paura. Poi, l'aglio. Lo sapete, adesso c'è l'aglio fresco. È fantastico, quindi usatelo. Usatelo che vale la pena. Lo apriamo così. Senti che profumo. Madonna. Fantastico, così. Intero così, lo metto qui dentro la wok, un goccio d'olio, vado subito a farlo rosolare. Strofinate l'aglio sul fondo della padella, profumatela. Poi gli spinaci, guardate, guardate che meraviglia. Belli, questi sono quelli che si comprano dal fruttivendolo, ok? Guardate, lavati, non lavati, a me piace lasciarci anche questo qua, il gambetto che è bello, è scrocchiarello. Poi spinaci buttati così, ecco qua. Poi ci ho lasciato ancora la radice, tagliamo così, un po' di sale, così, ecco qua. Così sentite sotto i denti qualcosa, non sentite quella roba moscia, capito? Posto, fermo, così. Acqua calda, un goccio d'aceto, aceto di vino bianco, senza esagerare, quello economico. Allora, ho messo l'aceto per il discorso del calcio, del calcare, perché l'aceto mangia il calcare, no? Anzi, vedo pure questa dritta, guarda che uomo di casa che so. I rubinetti, quando non esce tanta acqua, voi li smontate, ci mettete un po' di aceto e vanno alla grande. Perfetti, so fa un sacco di cose. Rompo l'uovo, uova freschissime, uova freschissime. È troppo forte il bollo, abbasso leggermente, lo metto a 7. Poi che faccio? Verso un uovo. Perché mi avete detto che l'altra volta non vi ho fatto mangiare l'ovetto a sto signore. Avevamo ragione. Quindi ne faccio 2, capito? Eccolo qua. Una volta mi ricordo a una cena ne ho fatte 90 di queste uova fatte così, in camicia. Eccole qua. Così, stanno belle vicino, vicino, vicino. Un leggero bollore. Tranquilli, sereni, rilassate, non dovete avere l'ansia dell'uovo in camicia. State tranquilli. Faccio vedere perché è crudo ancora l'albume all'interno, vedete? C'è tanta materia intorno al tuorlo cruda, vedete? È ancora troppo, si vede, è troppo morbido, vedete? Così. Poi è una questione dei gusti, però io l'albume mi piace mangiarlo cotto, dai raga. Il tuorlo crudo, ma l'albume cotto, eh? Eccolo qua. Caro Sandrino, ti ho fatto un ovetto, amico mio. Nessuno si lamenta oggi, eh? Nessuno si può lamentare, guarda qua. Spettacolare. Ecco qua, vai. Il più l'ho fatto, mo devo stare soltanto 2 fette di pane. Mo tocca a te, dai, vai. Sì, Max, partiamo. Adesso invece andiamo a preparare un bel Bloody Mary. Prendo il sedano, una costa, e la vado a sfibrare. Che andremo a utilizzare per guarnire il nostro drink. Ormai siete diventati pure mezzi cuochi quei barman. Max, sto dottorato comunque serve. Succo di limone. Ma questo lo andiamo a fare pure a mano, va benissimo. Dacci sempre allora, dose. per ogni drink andremo a utilizzare 20 ml di limone. Perfetto. A drink. Ok. Poi gli diamo una filtrata, così andiamo a eliminare i semi e mettiamo 20 qui Ok. e 20 li tengo da parte. Perché tu vuoi farlo in 2 modi. Sì, li Ok. prepariamo in 2 modi. Allora,
Come abbiamo preparato prima la miscelata, quindi andiamo solamente a mescolare gli ingredienti all'interno del bicchiere. Nel modo più L'altro, semplice. molto semplice. L'altro invece è la tecnica che si vede ogni tanto nei bar, Che fa di la fighetti, lunga no? colata. Quella Fanatici. diciamo è una tecnica nello specifico, serve soprattutto con ingredienti che hanno una texture come il pomodoro per evitare che si va a destrutturare. Metto il limone qui dentro, poi come prima 12 gocce di wasabi. Sempre 12 gocce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Perfetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e via. Poi 3 gocce di tabasco. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Il Bloody Mary è uno di quei drink, Max, che trova molteplici sfaccettature. Si tende molto a sostituire le parti sapidi, le parti speziate. Ad esempio si può utilizzare la soia, poi il rafano invece che Però il base. però diciamo il Questo è classico, questo qui è perfetto. classico. Poi andiamo a mettere un pinch, si dice un pinch, un pizzico Un di pizzico di sale, sale, ok? poi del pepe. Quindi Una- la base come la quello, base- come la base è come questo miscelata, qua. come Sì, ok. che poi nessuno ci impedisce, appunto come facevo a Sydney, di preparare direttamente in proporzione dentro già una caraffa. in Perché modo- così è conviviale, ragazzi, Sì, perché è a bere molto da bello. soli sei alcolizzato, però se bevi in compagnia Beh, ti diciamo, diverti, no? Adesso andiamo a mettere i 10 di pomodoro, ecco qua i 10, e i 10 da te. Fantastico. Adesso, se ci fermiamo così, siamo al pomodoro condito. E io adesso andrò Vai ad congelatore. aprire il tuo surgelatore. Ci state tutto, ragazzi, qua dentro ci state tutto. Dove nascondere Guarda, la c'ho vodka? pure il lemongrass. Dove nascondere la vodka, Max? C'ho pure il lemongrass. Ecco qua. Quanta? La ricetta prevede, visto che è un pick me up, che non sia eccessivamente strong. Alcolica. Però No, oggi con noi sto tempo, aperitivo- ragazzi, ma io stavo a Ok, scherzametti. se Allora, ve lo volete fare per il brunch della domenica, 45 ml. Se volete lo fare- facciamo all'aperitivo, facciamo 60, dai. E via così. che poi vodka è fantastica. Ecco qua Max, il primo è pronto, la versione classica. Andiamo a mettere E questa è la solamente tua. Vai. costina di sedano e una fetta di limone. Un bello spicchio, bello abbondante Bello perché ci spicchio, va. sì. Proprio se vogliamo esagerare, Vai, un cappero cucuncio. vai, un fior di cappa. Questo è il modo più semplice. Questo è il modo più semplice. Da fa a casa proprio le prime armi, ok? Adesso ti faccio vedere come te lo preparerei se mi venissi a trovare al bar. Ecco qua. Andiamo a mettere Questo come si chiama questo attrezzo qua? strainer. Strainer. Serve solitamente per filtrare, evitare che il ghiaccio vada all'interno del drink o eventuali residui. Il primo passaggio è molto semplice, lo passiamo qui dentro Ok. e vai. poi da sopra. Questo serve per fare anche ossigenare, no? Sì, Mi sbaglio? Sì, Ok. però ha la funzione, a differenza della shakerata, di non andare a destrutturare il pomodoro. Quindi non lo rompe, No, diciamo, non lo rompe. no. Ad esempio viene utilizzato per vino, vermouth, succo di pomodoro. Non per quegli altri tipi di No, succhi, non cose. c'ha senso per le altre cose. Ok. Base vino. Cioè tutto quello che ha bisogno di respirare, di ossigenarsi. Perché così- Avete capito? È intelligente questa cosa. Il vermouth è a base di vino, quindi hanno bisogno di ossigeno. Bellissima questa cosa, non lo sapevo. Poi, anche per questo ghiaccio. Quindi non vai a utilizzare il ghiaccio. Mai. Avete capito? Non si utilizza il Mai. ghiaccio senza lo shaker, è servito soltanto per raffreddare la bevanda. Mamma mia. Se a casa volete provarci, il segreto è non guardare da dove versi, ma dove va a finire il prodotto. Prima iniziate con l'acqua, poi piano piano fate con i superalcolici. Piano piano. Ciuffetto, il limone e anche per te E il un bel comincio. cappero. Vai, assembliamo il panino, gli spinaci per prima cosa, così, che vanno un po' a, diciamo, a proteggere il pane
da non farlo troppo ammorbidire, perché poi quando mettiamo il formaggio, l'uovo si ammorbidisce tanto, capito? Il pane, solito si rompe in mano. L'uovo, eccolo qua, morbido, morbido, morbido. Qua facciamo un nidino, no? Così, perfetto. Poi la fonduta, eccola qua, così, che va un po' a coprire tutto quanto l'uovo. Poi 2 funghetti, così tagliati sottili, 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 crudi. Funghi, fonduta, uova, perfetto, no? Poi il San Giovanni, ecco qua. Allora, tagliato a macchina, io oggi col coltello, perché la macchina affettatrice non ce l'ho qui. Ecco qua. Ecco qua, così. Madonna, mi sembra un orcino proprio vero, di quelli proprio veri. Non vi mettete paura se vi capita, quando lo comprerete, il pezzetto di corda, perché è quello che hanno usato per legare il prosciutto, perché hanno tolto l'osso e poi l'hanno legato con lo spago e cotto. Così. Questo che appena prende un po' di calore diventa ancora più profumato. L'altra fetta di pane e questo è il nostro aperitivo. Questo è il tuo bello mio, eh? Ecco qua i funghetti, ta ta ta. Poi prosciutto abbondante, il San Giovanni abbondante, eccolo qua. Ecco qua, bello. È così. Becca questo panino. 1, 2 e 3. vai. Oh, una leggerezza poi, eh? Tanta roba ma tanto leggero. Dai, Max mi ha mandato in cortocircuito questo panino. ragazzi, Salute. alla solito tutta vostra e nostra. E viva gli aperitivi di Casa Mariola. Andiamo, eh. Oh, ma ce ne messa poche le vodka. Ce ne mette di più, di mettere in forzino. Buona. Max è spaziale. Veramente. Buonissimo.